Questa enciclica non è facile, come potrebbe sembrare, perché questa enciclica ha un elemento di novità assoluto. Mentre le altre encicliche, Centesimus Annus, Rerum Novarum, eccetera, prendevano il mercato di tipo capitalistico come un dato di natura immodificabile e cercavano di migliorarlo, questa enciclica per la prima volta dice attenzione a non confondere l'economia di mercato con il sistema capitalistico, perché il mercato esiste da ben prima dell'avvento del capitalismo, perché il mercato comincia a funzionare a partire dal 1300. Il capitalismo, come aveva spiegato bene Max Weber, comincia a funzionare a partire dal 1700. Quindi l'economia di mercato è un modo di organizzare la sfera economica. Il sistema capitalistico è un modo di organizzare l'intera società. Sono due cose diverse. Quindi non possiamo fare l'errore, ci dice il Papa, di identificare i due elementi. In altre parole, avere l'economia di mercato non vuol dire, per avere l'economia di mercato, non vuol dire necessariamente che si debba accettare il sistema capitalistico. E allora questa enciclica dice dov'è la differenza? La differenza è tutta qui, che mentre il mercato capitalistico ha come fine il bene totale, il mercato civile, ecco il discorso della società civile, il mercato civile ha come fine il bene comune. Il Papa dice, se noi vogliamo transitare con la dovuta gradualità dall'un modello all'altro modello, dobbiamo rafforzare quelle espressioni della società civile che nel loro agire economico hanno come obiettivo il bene comune. E queste sono le cooperative, le imprese sociali, la finanza etica, il volontariato e così via. Quindi ecco perché il Papa dice il terzo settore è un'espressione non sufficiente, perché il terzo settore significa che terzo viene dopo il primo e il secondo. Il primo settore è il mercato capitalistico, il secondo settore è il settore pubblico dello Stato, poi aggiungiamo un terzo settore che aggiusta. No? Il Papa dice no, bisogna che se vogliamo andare verso un superamento di un'economia di tipo capitalistico, senza però negare il mercato, perché il mercato è fondamentale, dobbiamo arricchire in una dinamica e soprattutto in un rapporto, come dire, veramente competitivo, il mercato di imprese che operano senza avere il fine del profitto, ma avendo come fine il bene comune. Questo noi lo stiamo vedendo, ma mai come negli ultimi 20-25 anni in tutto il mondo occidentale assistiamo ad una, diciamo, letteralmente ad una esplosione di queste espressioni della società civile. Quindi il senso ultimo non è quello di aggiungere una pezza che serve per, come dire, raccogliere una sorta di croce rossa sociale, ma il senso è quello di civilizzare il mercato. Il mercato deve tornare come lo fu ai suoi albori, 700 anni fa, un strumento, un veicolo di civilizzazione dei rapporti interpersonali.